Buongiorno da Franci e Massimo. questa mattina andremo a vedere con il supporto di Massimo come andare a sostituire le casse, gli altoparlanti originali della Nissan Qashqai, questi obrobri in cartone, un bicono con un magnete che fa praticamente ridere, con degli altoparlanti un po' più professionali della marca Hertz, acquistati da Massimo su Amazon. Poi vi lascio tutti i link nella descrizione del video per poter acquistare il tutto. Detto ciò, andiamo a vedere come installare questi altoparlanti. Ringraziamo Massimo che si è messo a disposizione, sia gli altoparlanti che la sua Nissan Qashqai. Per quanto riguarda le casse sulle portiere posteriori, sono state già montate da Massimo ieri. Oggi andremo a vedere come smontare le casse sulle portiere anteriori e come andare a sostituire i tweeter che si trovano sul cruscotto. Il mio supporto sarà fondamentale, ragazzi. Io riprendo e Massimo lavora. Dai, ci vediamo dopo, ragazzi. Allora, ragazzi, mentre Massimo si prepara per smontare la sua Qashqai, andremo a lavorare su questa portiera. Quindi smonteremo prima tutto il pannello della portiera e andremo poi a sostituire le casse e poi andremo a sostituire i tweeter che si trovano praticamente qui sopra sul cruscotto. Adesso Massimo andrà a smontare la portiera della nostra Qashqai, quindi vediamo come si smonta tutto il pannello. Ragazzi, giusto per farvi capire, sempre diametro da 16, però queste sono le nuove casse a sinistra della Hertz che andremo a montare e queste sono le casse praticamente che montava nella portiera posteriore. Nulla a che vedere, ragazzi, veramente nulla a che vedere. Allora, vai Massimo, mettiti all'opera. la prima cosa che dobbiamo fare è smontare questa motonatura, questa fascetta qua. Da qui si inizia. Ci armiamo con molta pazienza e andiamo a togliere. Ragazzi, mi raccomando, le leve in plastica sono fondamentali, per mettere mano sulla vostra Qashqai. Dovete avere molta, ma molta pazienza. Ecco. Se ce n'è una un po' più grossa, se no ce l'ho io in macchina. Ho sentito cadere un qualcosa. Sì, un fermo? Un fermo che sta qui all'angolo e dobbiamo fare un po' di leva, sempre con le bacchette di plastica. Oh. Ecco. Quindi la prima cosa è togliere questa fascia. È venuta. Secondo step, dobbiamo staccare questa maniglia, ma questa viene via molto facilmente. Quella pure in incastro, Massi? Tutta a incastro, sì. Tutta in incastro. Ecco qua. Ok, poi stacchiamo. Una volta tolta, il morsettino. abbiamo il morsettino qui dietro. Sul pulsantino nero, guarda un po'. O devi sollevare. Ecco qua. Magari ci aiutiamo con una bacchettina. Ecco. Ok. E quella è andata. E due. Oh, vedo qualche bullone però, dai. Dopodiché dobbiamo andare a togliere 1, 2 e 3 viti. Quindi una 10 a tubo. Ragazzi, vedete, ci sono anche i bulloni, non è solo incastro e plastica il Qashqai. Una 10 e dobbiamo andare a togliere 1, 2 e 3. Procediamo. Vai Massi, vai Massi. Ecco qui. Una volta allentate possiamo procedere manualmente. 1, 2 e 3. L'unica cosa che vi dovete ricordare, essendo che sono 3 bulloni, quella più lunga
e quella, in alto, alto. quindi. Ok. Le altre due, che sono identiche, vanno al sotto. Dopodiché togliamo. Questa ce n'è un'altra? Come attaccato? Ah no. C'è Togliamo. il fermo dietro praticamente e basta. Cioè Eccolo un lì. fermo, l'importante è togliere Ok. le tre viti. E pezzo 3. E un altro pezzo è andato. Allora, Dopodiché a questo punto, dobbiamo togliere tutti i comandi, ok, quelli pure della nostra pulsantiera, quindi vetri elettrici posteriori, vetri elettrici anteriori e quant'altro. quindi quelli sono a incastro, Questi giusto? sono in cassa sempre con una paletta di plastica, piano piano, sempre facendo un po' di leva. Piano, piano, Vedi? Massi, Ecco. piano. Una volta sganciato, Che le nostre cascate sono delicate, sono sensibili. Eccola. e poi togliere Ok, lo spinotto per i comandi dei vetri elettrici. i vetri elettrici. E siamo qua. Dopodiché, voi pensate, dice, vabbè, ho tolto tutto, levo il pannello. E no, perché No. abbiamo un'altra vite E che qui sta. vi sbagliate. Cose da pazzi. C'è un'altra vite che sta qui sotto. Attenzione, la dovete togliere. Sempre Che con una cos'è? 10. Sempre una 10. Mi sa che dietro è stato più semplice però Massi, eh? Eh sì, dietro è molto più semplice perché basta, Dietro, basta solo togliere i comandi e la Non c'ha- plastica qui. Non c'ha nessuna vite dietro. Non ha nessuna vite, ecco perché dietro è molto più È una passeggiata, una ragazzi. passeggiata, sì. Per smontare la montatura questa della portiera posteriore, visto che Massimo ha già installato gli altoparlanti, non ci sono viti. Basta smontare, come abbiamo fatto sulla portiera anteriore, questa fascia e alzare questa parte di plastica dove c'è l'alzavetro, il pulsante dell'alzavetro, e poi sganciare da sotto e alzare. Eccola qua. E la mettiamo qua. Oh. Dopodiché Dopodiché adesso il pannello lo possiamo cominciare a sganciare partendo da sotto. Ok, Partendo dal basso. dal basso. Se voi sentite bene qui sotto abbiamo una specie di vuoto che sotto proprio all'altezza dell'altoparlante della cassa. Beh, C'è un invito, ragazzi. eh, Quindi ficcate la manina là dentro, piano piano delicatamente, e tirate. Cascano un po' dei pezzi, ma è normale, ragazzi, e poi quelli li rimettiamo. poi li sistemiamo Li quelli. rimettiamo. È tutto normale. Quando arrivate a questo punto che avete sganciato sotto, c'è un altro fermo qua al centro. Vi dovete aiutare con le dita affinché non sentite uno scattino. Qui, lo sentite? Ok, Ci sono anche quello altri è due venuto. fermi, uno sta qui e uno a questo angolo qua. Con due dita fate poca pressione E tirate. e tirate. E poi Adesso vi in sono teoria, vi sono alzato. bisogna solo alzarlo e il pannello dovrebbe venire via. Ok, ok. A posto, non c'è niente. Ammazza la ruzza là dentro, ragazzi. C'è un po' di ruzza, ma non è niente. Ma niente, è sempre da Anissa, fa parte sempre da Anissa. Quello è compreso con l'auto, ragazzi. Oh, c'ha anche una sorta di pannello per isolare un Sì, po' un il filtro. rumore, diciamo, leggermente. Io vi consiglio però, se andate a cambiare, a sostituire gli altoparlanti sulle portiere, di mettere un qualcosa di un po' più insonorizzabile,
per far suonare un po' meglio gli altoparlanti, però poi fate come credete, ragazzi. Esistono anche dei pannelli che hanno la base adesiva da poter poi mettere sulla portiera. Vedete Anche- quello che anche trovate, perché, insomma. anche perché, come ho già detto a Francesco, tutte le 4 casse in dotazione della Nissan Qashqai sono tutti casse bigoni. Bigono. Allora, a questo punto dobbiamo togliere l'altoparlante. Allora, il cavetto lì come è messo, però solo lo spinottino. Vediamo un po' lo spinottino come è messo. Quindi quello sta lateralmente. Sì, dopo sul gli supporto. spiego come, Ok. come è, perché oltre le casse dobbiamo comprare anche i supporti. L'adattatore non è fornito, quindi? Non è A a parte bisogna comprare gli adattatori, che sono questi. Eccoli. Questi sono gli adattatori con già la spinotteria cablata per Idonea per la cascata. idonea per la Qashqai, e dobbiamo sostituire anche i supporti. Quindi lo spinotto non è più collegato al sostegno, ma viene fuori, quindi lo colleghi direttamente Sì, qui c'è alla prolunga. un passacavo Ah, ok. che dopo faccio vedere, però è tutto cablato, Ok. senza tagliare, risaldare, nastrare, è già tutto cablato. Benissimo. Però vi dovete ricordare che se comprate le casse ERS dovete comprare Gli adattatori per la Qashqai, adattatori, perché quelle, chiaramente sono da 16 pollici e si possono adattare su qualsiasi auto. ma anche perché non sono più adattabili, perché certo. il supporto è un corpo unico, Ah, quello- compreso ok. l'altoparlante. Quindi non si scorda. Tanti hanno pure modificato, tagliato col taglierino, una cosa e un'altra, hanno rifatto Quanto i costano buchi, questi supporti? ma siamo su una quindicina di euro. Vale la pena, ragazzi, fa tutto quel macello? No. Spendiamo 15 euro in Abbiamo più. tutto nuovo. A posto. Benissimo. Per smontare l'altoparlante, qui ha sempre nella levetta, facciamo una piccola pressione con un cacciavite, con incastro. qualcosa. Devi schiacciare e tirare su, giusto? Sì, sì. Ecco. Ah, ok. E viene, dopodiché, sempre con la 10 a tubo andiamo a svirare una nota. Ho visto che tante Qashqai, a posto di queste 3 bulloni da 10, alcuni hanno messo i ribattini. Addirittura. Quindi noi siamo stati fortunati perché la mia Qashqai è dotata di tutti i bulloni da 10, come sia posteriore come sia anteriore. Stesso Ormai procedimento, Massimo è un tecnico, ragazzi, ormai sempre le Qashqai le monta, le rismonta come se fossero proprio Caramelle. caramelle proprio. ecco, una volta allentati abbiamo 3 bulloncini da 10. Quindi una volta tolti i 3 bulloni da 10 facciamo solo una piccola pressione e la cassa viene via con tutto il supporto. Quindi eccolo qua. Raga, sono inguardabili queste casse, ragazzi, sono veramente inguardabili. Facendo solo una piccola differenza a livello di magnete. Sì. Proprio nulla a che vedere, ragazzi. Come fanno a tirare fuori dei bassi, no? Quelle casse di cartone? Cioè è improponibile, è impossibile, ragazzi. Anche montando il Dasaita, perché Massimo pure ha un Dasaita, ma cioè, voglio dire, a il tatto. Dasaita non fa miracoli più di tanto, purtroppo. Ma anche adesso a tatto si sente. hanno il cono in polipropilene rispetto al cartone, quelle, insomma, è Poi tutto un qui altro si vede, discorso. già piegato. Belli, mi piacciono, belle belle. Sono curioso poi di sentire alla fine come suona il Dasaida con le casse nuove, ragazzi, il suo Max 10. Ok,
Allora ragazzuoli, visto che si è fatta una certa, ore sono le 10:35, adesso io e Massi che facciamo? Ci prendiamo, dove cacchio stai? Eccolo qua, ci prendiamo un bel caffettino ragazzi, A fra dopo. poco. Caffettino consumato. Ok, adesso Riprendiamo. andiamo a montare il woofer sul supporto in questo modo. Tanti mettono prima il supporto sulla portiera e poi montano l'altoparlante. Io per comodità preferisco montare il tutto e poi andare a fissare con i tre bulloni da 10 direttamente. Allora, di pure per quale motivo? Perché c'è qualcosa che non mi quadra. Lo spinottino che danno in dotazione, faglielo vedere Massimo, che sarebbe questo qui. mi sembra un po' una cagata, nel senso che intanto hanno messo uno spinotto, un Fastom piccolo e un Fastom grande, quando invece l'altoparlante ha tutte e due Fastom grandi. E poi mi diceva Massimo che almeno sulle portiere posteriori erano invertiti, poiché se noi colleghiamo lo spinottino a quello dell'altoparlante della Nissan risultano invertiti, il positivo e il negativo, quindi controllate prima se sia giusta la polarità, altrimenti vanno invertiti i cavi, il positivo con il negativo. E adesso Massimo ci fa vedere come si controlla. Allora, per controllare non facciamo altro che prendere il vecchio altoparlante. Come vedete qui non è riportato la polarità né più e né meno, però per trovare la polarità il metodo della nonna. Che si guagnate mosso, ciaccia. È tutto normale. Il metodo della nonna è collegare due cavetti con una batteria da 1,5 volts. Se facendo contatto il cono rientra all'interno, significa che la polarità è invertita. Se invece noi cambiamo polarità all'incontrario e il woofer va in avanti, significa che la polarità è giusta. Quindi in quel caso i due contatti, in base al sito criticamente Te lo dice pure Google, te lo dice. pure Google ci aiuta a vedere dov'è la polarità delle casse, quindi non vi preoccupate che è semplicissimo. Poi tanto le dovete buttare, io collegherei anche in 12 volt più che una batteria da... li facciamo veramente esplodere, così troviamo subito la polarità. Ok. Andiamo avanti, va, mi viene da ridere. Il secondo passaggio. Ecco, procedo in questo modo. Monto prima il woofer sul supporto, così ho la possibilità di tutto quanto di cablare e di andare a vedere dove... Tanto il cavetto c'ha la fessura e farlo passare sul supporto, sì, ragazzi. abbiamo pure vedete, qui c'è la fessura, il cavo. per così che quando va a stringere non tagliamo nessun tipo di cavo, quindi sono fatti apposta per passare i cavi. Allora, facciamo in questo modo, troviamo la misura dove il cavo deve passare e quindi il woofer dovrebbe essere montato. Ma già ci sono i buchi prefissati per l'altoparlante, lo devi fare? Sì, no, già ci sono. Ah, facciamo vedere. 1, 2, 3 quindi già e ci 4. Già ci sono i fori sul supporto, ragazzi. Sul supporto, quindi non abbiamo nessun problema. Ecco qui. Ci mettiamo a misura dove il cavo deve passare, che abbiamo dove il cavo passa, così abbiamo subito la possibilità di innestare i due fast. Quindi il woofer va montato in questo modo. Andiamo a mettere le 4 viti. Sempre con calma, senza farsi... Attento che se ti scappa il cacciavite fa un bel buco sul nostro cono. E buttiamo tutto. Così la possiamo usare come frisbee. Quindi in campana, ragazzi, quando abbiate prendete un cacciavite a stella buono e con molta calma andate a stringere il woofer.
Ecco fatto. Tutte e 4 sono state serrate bene. Ok. E dove va questo? Abbiamo un corpo unico. Adesso andiamo a vedere. La prova? Fai? Adesso andiamo a vedere, come vi ho spiegato prima, la polarità per trovare il più o il meno dell'altoparlante. Ecco l'esperimento, Una volta collegati i cavetti, quindi così. Vedete che la membrana rientra. Non so se si vede. Comunque va verso il basso, ragazzi. Se la risucchia praticamente. Se invertiamo la polarità, Viene fuori, viene vedete? fuori. Quindi significa che così È giusta. è il più e il meno. Giriamo e notiamo che il più È quello di? è questo qui, Quello di destra. questo di destra, questo di Quindi destra. quello di destra è il positivo. Andiamo a vedere adesso sullo spinotto qual è. Quindi sarebbe il rosa? Che Il cosa rosa, è? sì. Il rosa. Il Perché rosa. i capetti sono bianco e rosa, giusto? Sì, è rosa il più. E il rosa è positivo. Vediamo se con l'adattatore combaciano. Quindi mettendo l'adattatore della Hertz andiamo a vedere se è il positivo. Giusto. Vedi, questo funziona. Questo è giusto. Siamo stati fortunati. Sulle Cosa che non è stato per le casse. casse posteriori. Che ha dovuto, erano invertiti i cavi praticamente. Ok? Quindi prima di mettere l'altoparlante controllate il singolo altoparlante, il singolo spinotto se è collegato, diciamo se rispetta la polarità. Vai Massi, Ok. procedi. Vai. Allora, come abbiamo detto, i due cavi, i due spinotti sono differenti, uno è più piccolo, l'altro è diciamo quello standard. Per non tagliare e quant'altro, io prendo un cacciavedino e da questo piano piano lo allargo. Allargando diventa come un fast standard. Si alloggia perfettamente sull'altoparlante, non è lento, rimane importante non allargare troppo. Ecco qui. Controlla se va bene, così. Facciamo la prova, prendiamo il più, Ragazzi, il positivo è il morsetto di destra. di destra. Comunque se prendete una lente qualcosa sono segnati, questo è meno Non e so questo è più. se con la telecamera riesco a farlo vedere, comunque c'è il simboletto a fianco alla saldatura. Controllate bene. Quindi andiamo a mettere il più, ecco qua, e andiamo a mettere il meno. Entrato? Fa vedere bene? Vedi? Gira un po'? Ok. No, dalla parte di dietro così facciamo vedere. Ecco qua. Ok ragazzi? Adesso andiamo a montare il tutto. Sempre con Le dovute maniere, dovute maniere. perché la signora qui va trattata con le dovute maniere. Prendiamo un bulloncino tanto per reggerlo, quindi l'appuntiamo solo. Ecco. Mettiamo pure gli altri. Le fascettine ce l'hai? Aspetta, fa passare il cavetto Sì, dietro. sì, ma quando ci metto quest'altro. Questo devi Se avete una fascettina, ragazzi, usate una fascettina, nastro isolante. Tanto non si muove, non va da nessuna parte, però Ecco. Prendete la 10. Prendete leggermente. Fate sempre attenzione di non stringere troppo perché i supporti sono di plastica e voi sapete già controlla bene i cavi che passano all'interno della fessura, che... Ecco qua. Qui così sono liberi, quindi non ha nessun tipo di ostruzione. Poi prendete piano piano, c'hai un po' di biadesivo? Te lo
lo vado a prendere in macchina. Ce l'hai? No, il biadesivo non Lo prendo in macchina così attacchiamo pure un po' del biadesivo qua, così lo attacchiamo in modo che non si muove. Ecco, vediamo. Una stretta. Controlla la distanza, sì, giusto? Con quella vecchia. Distanza quale? Lo spessore del supporto, sì. ok. Sì, sì, Sono uguali, eh? sono uguali. Ecco, senza stringere troppo. E dove va? Ok. Vibra, no? Questo magari Non mi piace là, però quello tocca. mettere. Bisogna metterci un. Vado a prendere un po' di biadesivo. Fortuna che io porto dietro sempre il tutto l'occorrente, ragazzi, anche a domicilio. Allora, un po' di biadesivo, leve, vediamo, grande e piccolo, va, così. Allora ragazzi, avete visto che il cono è stato fissato bene, la polarità è giusta, poiché avete visto il woofer che esce, diciamo, fuori e si sente molto molto bene. Pompa! Una cosa però, i crossover che danno in dotazione io sinceramente non li metterei, infatti neanche Massimo li vuole montare, poiché per chi ha il Dasaita secondo me è superflua la cosa, poiché può regolarsi tutto dal DSP, che sarebbe il dispositivo di frequenza elettronica che troviamo nel nostro Dasaita, quindi è come se fosse un crossover attivo elettronico e non un crossover passivo come questo, anche perché dovremo andare a smontare mezza macchina per collegare questo crossover. Montato adesso il medio basso, andiamo a vedere la possibilità di poter sostituire anche gli alti sul cruscotto dell'auto. Prima di rimontare il tutto andiamo a fissare con del biadesivo lo spinottino dell'altoparlante, in modo che così quando rimontiamo il pannello non vibra nulla, visto che comunque questi altoparlanti pompano molto di più rispetto a quelli originali. Attenta al cavo, Senza ombra di dubbio. Ecco. Così lo fissiamo sulla lamiera e quello non si muove più. Ecco. Ragazzi, prima di rimontare il pannello verificate che non vi sia uscito un fermo, perché a noi è uscito un fermo, quindi controllate tutto, se è uscito lo rimettete. Qui abbiamo delle lamelle di fermo, però se l'avete acquistate cambiatele, mettete le nuove, magari sotto alla descrizione del video vi lascio i link dove andare ad acquistare questi fermi nuovi. Lì però che è successo? Vediamo se... Che non mi piace per niente, come sta messa sta gomma qua? Ce la lasci sta gomma? Ce la lasciamo? Mettila bene perché pure qui vedi è tutta... se ne è venuta tutta storta, pure sopra. Vedi dove sta attaccato quel pezzo? Eh no, quello non dovrebbe, quello dovrebbe fare tutto il giro dell'altoparlante, no? No, questo l'hanno messo così. Così dici? Sì. È tutto normale. Anzi, Ok. gli fa da supporto. Ok. Andiamo a rimontare il tutto. Quindi prima ricolleghiamo la spinotteria necessaria, la facciamo passare fuori, Vedo. poi da sopra, prima incastriamo il pannello sopra, dove è la guarnizione del vetro. Ok. Non ci hai corto? Aspetta, do una mano. Andiamo a vedere quale. È entrato. Ok, l'ha entrato? Sì. Ok. C'è una guida qua ragazzi, quindi diciamo il pannello deve entrare dentro questa guida presente
Dov'è il finestrino? Controlliamo Poi, se tutto combacia. Controllate se gli spinotti in plastica combaciano con Qui il forellino. Qui combacia. Qui combacia. Se combacia tutto, Se combacia tutto siamo a cavallo. dovete solo da spigne. Eccolo là. Ok. Vai. Poi che c'erano quelli al centro, giusto? C'erano i due fermi centrali, no? Da mandare dentro, l'hai mandati? Eccolo là. Uno. E due. Ok. Dopodiché rimontiamo la vite qui al centro. Fate attenzione specialmente con questa vite che se vi casca dovete rismontare il tutto. Ah, rismontate tutto il pannello! Tacci loro! Certo, me lo potevi dire, portavo la cassettina della USAG, la mia cassettina lo so. multiuso, no? Dai possi, no? Guarda come stai, con le chiavi degli anni 80 stai, con la chiave a tubo, il giravite. Non è professionale, Massimo, questa cosa. Certo. E che cazzo? Allora, è una, poi andiamo a rimontare i comandi. Quindi I video questi dopo sono- andavano, giusto? I video, I video le dopo. maniglie dopo. andiamo a rimontare, tanto è tutto obbligato. Andiamo a inserire, qui c'è un gancio, Quindi basta che ok, va messo prima da sinistra. Dov'è? così, Ok, quindi va inserito prima il gancio a destra. se a destra in basso, cercate di portarvelo in basso, in questo modo. Ecco, una volta trovato il gancio, piano piano, Ok, entrato? A posto. ecco, E quello è andato. è andato. Poi, dopodiché, andiamo a rimontare il supporto delle famose 3 viti, di cui quella in alto è quella più lunga, che sarebbe questa. Guarda questo. Ok. Oh. Vite più lunga in alto e le due più piccine, più corte, in basso. Ecco, Anche basta. è lo stesso. Ok, andiamo a montare l'altro comando, anche questo è obbligato, dovrebbe essere in questo modo, Entrato? entrato, sì, Ok. e dopodiché trovare la misura sua e andarle. Quello va dentro sopra, Massimo. Basta poco, che ci vuole? Che c'ho? Tu cazzotti Costa e stiamo a poco, che posto. c'ho? Ecco qui. E per finire andiamo a rimontare la motonatura. Cercate di trovare Questo era quello rognoso al centro, lì che c'era il fermo al il centro. fermo al centro, basta trovare i suoi su alloggi. Inizia da una parte in modo che così almeno a mano ok, te lo tiri.
Bene, ok, quindi iniziate da una parte ragazzi, da un lato, in questo caso, e fate un po' di pressione finché non sentite il clac. eccolo qua. Massimo ha iniziato da destra verso sinistra. Ecco. Ok? A posto. Controlliamo se i comandi funziona tutto, vetri e quant'altro. A posto, specchietto si apre, vetro si abbassa. Ok. Sentiamo se le casse funzionano, se la cassa, perché manca anche l'altra da applicare, sono state applicate solo quelle posteriori e questa qui portiera sinistra. E devo dire ragazzi che i bassi che si sentono già da fuori non sono male assolutamente. Devo regolare, però senti già. Chiaramente ragazzi il tutto va regolato adesso dal DSP. Metti dentro la... Allora, ragazzi, per vedere, intuire come è fissato dovremmo andare a togliere questa fascia. Io personalmente non lo toccherei questo Allora, qua. se ce la facciamo a togliere la fascia solo così, che ha dei fermi, è un discorso. Andare a togliere anche il laterale per me inizia a essere un po' impegnativa la cosa. Sì. Quindi non viene fuori? O vedi un fermo da qualche parte? Di là? Se c'è un fermo qua dietro, all'angolo. Eccolo, così si vede meglio. Guarda, se tu scendi sotto, ti abbassi ancora col telefonino, eccolo, lo vedi? Il Twitter sta là sotto ragazzi, però questo viene fuori mo? Questo sinceramente la Nissan non me l'ha saputo dire, anche perché non è che lo Che fanno succede? loro. Se lo tiri fuori che fa? Poco poco, che succede? Com'è incastrato? Io ho resistenza qui all'angolo, vedi? Perché qui io sono libero qua, vedi? Ecco, vedi? Allora è fissato là, Vedi? in qualche maniera. Lo vedi il Twitter? Eccolo là. Sì, sta là sotto Eccolo. praticamente. Però solamente quello- questo non so come è fissato. eccolo là sotto. Eccolo là. Non lo so. Io direi di lasciarlo così. A mio avviso è meglio lasciarlo così. Se sganciamo tutto, che succede? Ormai ci siamo, proviamo a sganciare fino qua giù e se viene via, se no la rimontiamo. Non lo so, io non l'ho mai smontata questa. Manco io. È la prima volta. Fai piano piano fino qua giù. Eh sì, vedi, se fa forza proprio sulla cosa, vedi? all'angolo. Vedi, ti alza proprio la punta del, Sì. vedi? Però Quindi, non so come si sgancia. quindi in teoria andrebbe tolta pure la parte laterale, ragazzi, questa qui. Sì. Non lo so, inizia a essere... Un po' un lavorone. Perché se uno lo tira su, che succede? Magari se viene via il fermo, però non lo so. Qui vedo non c'è il fermo. Al vedi? centro quello è solo un sensore, Sì. dovrebbe essere. Dico, tirando su magari potrebbe venire via, Però ma se non viene via... abbiamo resistenza all'angolo, proprio vicino al vetro. E sì. credo che ci sia un fermo là e che lo, Ecco, che lo regge, sta là sotto. che lo regge sul montante. Non lo so, che vuoi fare? Ma sì, io... No, io Cioè questo andrebbe in teoria levato la levato da qua guarnizione sopra, qua, levato la guarnizione e e staccato piano questo. perché pure questo è a pressione. Non so se ne vale la pena. Allora, io proverei solo con i woofer posteriori medio bassi Sì. anteriori E lasciando poi regolarlo dal DSP. sì, lasciando i tweeter questi suoi e regolando tutto dal DSP del Decider, vediamo se Esatto. raggiungiamo un livello accettabile, dai. Anche perché i tweeterini che danno insieme agli altoparlanti non è che siano tutto questo spettacolo, insomma. Boh. Poi ragazzi, chiaramente anche dalla parte destra il procedimento è lo stesso che abbiamo fatto nella portiera sinistra, quindi copia e incolla, e in maniera speculare va fatto lo stesso sempre discorso. partendo da questo, da qui, è come abbiamo fatto con la portiera al lato guida. Ok?
Allora andiamo a vedere adesso se i cavetti, poiché sono differenti chiaramente, di là avevamo un rosa e un bianco e di qua abbiamo un arancione e un verde, quindi dobbiamo andare a vedere adesso qual è il positivo, se hanno rispettato la polarità come nella portiera sinistra o meno. Verde. Il verde. Il verde. Il verde. Andiamo a vedere se con l'adattatore Hanno rispettato la polarità o meno. no. Ho sbagliato buco? Ok, quindi il verde va su? No. Quindi, No, quindi questo è il più è invertito quindi. e questo è il meno. Quindi hanno invertito. Su questo Quindi noi spinotto, sappiamo che il nero lo dobbiamo collegare Al al positivo. positivo dell'altoparlante. ok? Perché è invertito su questo spinotto. Non lo so come sono stati cablati questi spinotti un po' a capocchia di minchia, come si dice, ma vabbè. Questo è. Quindi Noi fate... sappiamo che il nero è ok. positivo e questo è negativo. Quindi intanto per le portiere anteriori siete avvantaggiati poiché sapete che nella portiera sinistra il rosa è il positivo e nella portiera di destra il verde è il positivo. Allargate sempre lo spinottino, Con come dice il professor Massimo, qua piano piano, sempre Piano piano. dolcemente Non dolcemente. vi bucate le dita, con molta calma, con cacciavitino piccolo spaccato, cercate di allargare quanto è possibile. Ok, andiamo a montare il supporto col buffer. Ok, sono liberi. Poi sapete ragazzi, il biadesivo mettetelo anche da quest'altra parte sullo spinottino in modo che così non vibra a contatto con la portiera. Tanto il biadesivo è mio, non vi preoccupate. Questo sta a posto? Questo sta a posto, c'è tutti i firmi, Ok, fermi. a posto. Verificato che è tutto a posto, si può. Rimontare il tutto. Ok. Ok, ricordatevi quelli al centro, quei due fermi al centro, 1 e 2, a posto. Passa sotto. Ecco. Da un A verso. sinistra, come prima, verso destra, dai. Agganciate prima la parte sinistra. Ecco qua. Oh. Basta poco, che ci vuole? La seconda si fa sempre prima, ragazzi, non si sa com'è. Boh. Ok. Oh. Adesso Ecco qua. andiamo a sentire l'audio al lavoro terminato. Il Twitter mi serve anche se non lo monto. Che era? È partito un Twitter. Non lo montiamo ma ci servirà. Vedete, avete tutte le possibilità di poter regolare la singolo altoparlante con la frequenza
compromesso di tanti, quindi trovate il giusto compromesso, vedete? Bassi, medi. Come più vi piace ascoltare, se più bassi, insomma da qui vi regolate tutto poi per ottimizzare chiaramente gli altoparlanti che avete installato. Ragazzi, il miglioramento chiaramente, ripeto, non ci vuole un orecchio assoluto per capire che suonano molto meglio queste cavolo di casse a differenza di quelle originali, però io personalmente monterei anche un subwoofer attivo sotto il sedile come ho montato io, perché diciamo i bassi non sono mai a sufficienza, non bastano mai, ragazzi. Soddisfatti del lavoro? Grazie. La sua soddisfazione è il nostro miglior premio. Non distorce assolutamente, anche portando il volume quasi a 30 al massimo si sente veramente bene. Ringraziamo Massimo per aver realizzato questo tutorial, cosa non si fa per le nostre Qashqai. Io lo dico sempre, vi faremo innamorare delle vostre Nissan Qashqai. Vi lascio tutti i link nella descrizione del video per chi volesse acquistare questo kit di altoparlanti. Lui ha acquistato anche i crossover. Per chi ha il Dasaida come lui, come io, come tanti altri, ha montato un car tablet che ha un DSP elettronico all'interno, non vale la pena acquistare il crossover, perché si può pilotare direttamente tutto dallo stesso DSP, quindi vi risparmiate altre 30-40 euro buone. Come ha detto Francesco, Quindi? l'unica cosa è che per montare i tweeter e i crossover c'è tutto un lavoro un po' è un po' più macchinoso, sì, perché infatti. bisogna tagliare i cavi, collegare l'entrata al crossover e andare a collegare poi l'uscita sia al medio basso che al tweeter. Questo è un lavoro chiaramente che può fare chi ha il Connect vecchio dove non monta un DSP, quindi per ottimizzare il suono va montato il crossover in modo che taglia in maniera adeguata la frequenza. Per chi, ripeto, ha il DSP non vale la pena, ragazzi, perché si regola tutto direttamente dallo stesso. esatto. Ok? Come di consueto ci vediamo in uno dei prossimi video. Ciao belli, state Ciao. bene. Da Franci e Massi. Massimo.